La storia della pipa Ardor nasce negli anni 70 da papà D'Aurelio e nonno Angelo, che da una produzione diciamo dozzinale o comunque basata sulla quantità passano a voler produrre una pipa artigianale, quindi totalmente fatta a mano, con un'ottica totalmente diversa rispetto a quella che era la pipa di produzione. Bella, basata proprio sulla qualità, dove la qualità diventa la cosa più importante, non più la quantità come prima. Il nome Ardor è un acronimo di Angelo Rovera, AR Angelo Rovera che è mio nonno, e DO è D'Aurelio Rovera che è mio papà, quindi Ardor. E arriviamo poi ai giorni nostri, ai giorni che comunque a un certo punto papà mi dice questa cosa e se vuoi provare, guarda, io sono qua. Quello che ho fatto l'ho fatto da una vita e ormai dove sono. C'è bisogno di fare il salto del fosso. Se lo fai te, io salto con te. Se non lo fai, pace amen, vai avanti per la tua strada e non ce ne sono di problemi. E così la ditta Ardor va avanti con la quarta generazione che io sono, io e mio fratello, che poi è arrivato dopo. Mi ci sono praticamente ritrovato a fare le pipe perché appunto era sempre stata la mia vita, perché io da bambino mi piaceva andare giù col nonno, col papà, vedere quello che facevano. Anch'io come Damiano quando ero più ragazzino che bambino andavo giù, facevo qualche lavoretto, e quindi mi ci sono ritrovato praticamente, ho provato e mi è piaciuto, poi sapevo che comunque era casa mia, che lavoravo con mio fratello, che avrei lavorato con mio fratello, il lavoro c'era e quindi ho detto, beh, tentiamo, stiamo qui, vediamo come va e adesso sono passati 14 anni. E che papà mi ha detto, guarda, i mercati e il lavoro sta cambiando, oggi bisogna puntare sulla qualità. Se punti e offriamo un prodotto che la gente capisce che è di qualità e ha un valore aggiunto, si vive, si va avanti e ne trai le tue belle cose positive. E io quindi da quel momento ho sempre avuto in mente, prima di fare la cosa nuova, prima di proporre, far vedere una cosa nuova, ho sempre avuto in mente di fare quello che sappiamo già fare di buono e portarlo al massimo livello che si può per ottimizzare tutto. Le mie prime me ne ricordo assolutamente, alcune erano bruttissime, cioè cose invendibili e improponibili, cioè, a parte che anche oggi se ne fanno di castrofate proprio. Però le mie prime pripe, vedevo che papà chiudeva un occhio, poi chiudeva anche l'altro, si girava dall'altra parte per dire Madonna Santa. Poi magari da alcune è riuscito a tirare fuori belle cose perché poi le riprendeva in mano e gli dava una forcata di qua, una zappata di là e la rimetteva in bolla. Diciamo che cominciava a essere guardata. Le prime pipe fatte da me sono state delle pipe molto economiche, mi ha dato delle teste già smacchinate io penso 1940, 30, e quindi le mie prime pipe sono state i miei primi lavori sono stati quelli lì, quelli di fare diversi fori, di capire le varie inclinazioni, come doveva essere una pipa curva, una pipa dritta. Poi li ho finite e erano anche abbastanza decenti, dopo chiaramente sono finite nella stufa perché era roba che era destinata alla stufa. Io ho puntato fin dall'inizio nella mia esperienza lavorativa nell'introdurre nuove colorazioni di acrilico e di ghiere sulle pipe. Mi piacevano i colori, io ero stufo di vedere sti bocchini neri. Per uno sbaglio colossale sono riuscito a fare questa nuova ghieratura, adattazione sulla fine del cannello, che mi ha preso subito ed è stato un errore colossale all'inizio, cioè non volevo farla così e da quell'errore colossale ho tirato fuori quello che oggi è un po' il nostro cavallo di battaglia anche. Le pipe Giant sono una cosa spettacolare, richiedono un sacco di lavoro, richiedono tanta manualità
però quando le realizzi alla fine, la vedi completata, dici beh, che roba che ho fatto. Quando tu riesci a fare una cosa, a creare con un pezzo così grande un qualcosa di equilibrato, un qualcosa che ha un gusto, un qualcosa che comunque poi alla fine ha una sua armonia, secondo me quella è la cosa più difficile in assoluto. Nei miei primi anni, ed era una cosa che io ammiravo tantissimo, c'era questo guardare alla Danimarca, ai produttori, agli artigiani danesi, perché loro avevano quel qualcosina in più che le facevano belle, slanciate, avevano quel qualcosa in più che a me piaceva un sacco. E da lì io ho cominciato a dire le voglio anch'io fare alcune così, poi come vengono con la mia mano, però con quell'idea. E qualcosa è stato fatto. E Ardor oggi ha un filo di ispirazione anche a quel tipo di discorso del lavoro danese. Queste tre parole racchiudono il discorso che ci ha sempre fatto il nostro papà, cioè noi dobbiamo concentrarci sulla qualità del prodotto, sulla fumata della pipa, dobbiamo produrre un qualcosa che deve avere un'eleganza, deve avere un senso, deve essere riconosciuto da chi poi acquista il nostro prodotto, e quando hai questo, hai la qualità e l'eleganza, ti crei anche il tuo prestigio. Quindi io di queste tre parole qui non cambierei nulla. Cioè, secondo me questo cartello è molto attuale, ecco. Unica e di alta qualità, cioè qualità e unicità, assolutamente. Queste sono le cose che caratterizzano la nostra pipa e che devono caratterizzare la nostra pipa. Noi produciamo dal più classico canonico, alla cosa e alla lavorazione più estrosa possibile. E vedo che riusciamo veramente a coprire, sia in Italia che all'estero, una grande fascia di fumatori e anche di collezionisti che dicono ma io quando ho tante pipe, però cerco il diverso, e in voi ho trovato il diverso. Lavorazioni come le vostre, che possono essere la spirale, la meteora o ultimamente le vulcano, cioè quindi tipo proprio di lavori manuali che si fanno sullo shape, così come le vostre, non ne ho ancora viste e non ne avevo, e quindi mi completano quel cerchio della mia collezione che mi mancava veramente di avere, ecco. E questa è una cosa bellissima. Sta prendendo anche i giovani. Vedo anche che vengono qui, magari che qualche cliente venga qui e dicono guarda, mettimi a posto questo buchino qui perché lo voglio dare a quel ragazzo lì che mi ha chiesto una pipa per iniziare a provare. Se dovesse entrare un ragazzo giovane e mi chiede che vuole fare le pipe, gli direi prova. È un lavoro duro perché devi abbinare le idee alla mano, cioè la mano deve viaggiare con le tue idee, in simbiosi con la tua mente, e non è facile riuscire a essere così. Allora, chiaramente il mercato c'è, la possibilità di ottenere un lavoro c'è, la difficoltà è avere poi una durata nel tempo, avere uno stipendio. Gli direi, pensaci bene, perché noi abbiamo, diciamo, ricevuto la pappa pronta da papà. Noi avevamo già un nome, avevamo la strada, un rettilineo davanti, noi dovevamo solo schiacciare l'acceleratore. Quando hai davanti una montagna e devi scavare per fare la strada, non è facile, ma questo in tutti i campi nella vita, non solo nella produzione di pipe, in qualsiasi cosa.